Eccoci qua. Guarda, Guarda, guarda. In tutto questo tempo i miei amici si sono sposati, hanno fatto figli. Io ho rischiato di morire per 2 volte prima di vedere la realizzazione di questa cosa! Ma prima una parola allo sponsor che ha deciso di sostenere il canale. Ehi ragazzi, avete mai sentito parlare di NordVPN? Ogni volta che comunicate con l'internet, che sia dal vostro computer o dal vostro cellulare, avviene uno scambio di dati che contengono anche le vostre informazioni, come indirizzo IP, da dove state connettendo, con cosa e con chi. Con NordVPN i nostri dati possono viaggiare attraverso internet e rimanere nascosti agli occhi di chi vuole farne chissà quale uso. Per fare un esempio, io non utilizzo mai i miei dati personali se sto utilizzando una rete pubblica tipo quella del centro commerciale. Questo perché, trattandosi di una rete pubblica, chiunque potrebbe avere accesso ai dati che ci passano attraverso, ma grazie a NordVPN noi siamo protetti e possiamo stare tranquilli. Se siete interessati alla sicurezza dei vostri dati virtuali, utilizzate il link in descrizione. Oh mio Dio, ma quello sono io! E utilizzate il codice PRULD per avere uno sconto sulla vostra licenza NordVPN. Io lo consiglio soprattutto per il cellulare. Attenzione tutti quanti, questo video contiene spoiler di una storia che è uscita tipo 20 anni fa e nonostante dovreste conoscere tutti, ora è stata modificata. Quindi, allarme spoiler tra 3, 2, 1. Ok, cominciamo. Jesse è quel personaggio che nel primo Final Fantasy diceva 2 parole e poi crepava. In questo Final Fantasy non solo ha un ruolo quasi principale, ma insieme a Biggs e Wedge hanno un capitolo dedicato dove tutti insieme si va a prendere l'esplosivo per il secondo reattore. Qui abbiamo l'occasione di approfondire dei personaggi che finora erano stati solo simil-comparse. Scopriamo qualcosa di loro e sviluppiamo una sorta di empatia. Ora, tutto questo ha senso? Approfondire dei personaggi è utile quando questi personaggi proseguono nella storia. Ed è questo che succede. Noi viviamo un insieme di emozioni che vanno dalla confusione, oh ma chi cazzo sei, al rifiuto, oh ma che cazzo vuoi, all'accettazione, vabbè se proprio devi, alla complicità, ok, cominci a piacermi, per poi finire in un climax drammatico. Jesse muore. Quello che noi scambiamo per un personaggio fastidioso e inopportuno è in realtà un'esperienza emotiva, che è quello che deve fare un personaggio, deve trasmettere emozioni. E noi qui, nella scena in cui Jesse muore, non stiamo soltanto salutando un personaggio, ma vediamo anche un ennesimo fallimento per Claude. Quindi la morte di Jesse non è soltanto la perfetta conclusione del ciclo di un personaggio, ma anche un valore aggiunto al peso che si porta il personaggio principale. Questo sì che è un cambiamento che porta qualcosa di interessante nel gioco. Poi arriva Barret che muore trafitto dalla spada di Sephiroth nel palazzo della Shirra, scena epico-drammatica che non ti dà nemmeno il tempo di capire cosa sta succedendo che BAM! Barret resuscita. Tutto questo per ricordarti che ci sono questi cosi che sono i registi del gioco e decidono cosa deve accadere e cosa no. Così, decidono tutto loro. Tu non conti niente e sei solo il veicolo della loro volontà. Finché il gioco non diventa Kingdom Hearts e si combatte nel cosmo contro il destino che è un Earthless gigante e ti tira addosso un Bahamut composto tipo Megazord. È soltanto una delle creature più iconiche di Final Fantasy. T'ho buttata lì in mezzo. Oh, ti ricordi Bahamut? Sì, no, non sono in mezzo, che ci sta bene. Ma grande, ottima scelta. Per non parlare di Red 13. Che diavolo è successo con Red 13? Partecipa alle battaglie, utilizza attacchi speciali, ha gli slot per le materie nel collare, suggerendo che quindi dovrebbe esistere un sistema di equipaggiamento per lui, ma non è giocabile. Red 13 appare nell'ultima fase di gioco, quindi abbiamo pensato che era meglio infilarlo lì che ogni tanto saltella e cura gli alleati, come personaggio perimetrale. E tutto questo si traduce in non c'avevamo voglia, non c'avevamo tempo.
Se Red 13 fosse stato un personaggio giocabile, il suo utilizzo non si sarebbe limitato agli ultimi 2 capitoli, dato che una volta finito il gioco si può combattere nei simulatori. E davvero nessuno ha pensato a questa cosa? Ma alla fine è davvero così importante giocare Red 13? Meglio investire tempo, energia e programmazione nel fare i braccetti che spostano i container del cavolo con Iris, o il Rhythm Game dove Conte si rende ridicolo. Guarda che bello, Conte è bello! Ma sei proprio uno scopo tutto è pettinato, ma no, ma che dici, Conte è bello! È come svegliarsi da un brutto sogno, ma no, non è un brutto sogno. Non fraintendetemi, la parte del ballo è carina, ce la siamo fatti tutti una risata, ma la parte dei bracci robot no. Dall'altro lato che qua piccia, aspetta che qua c'è Trecchetta. Ma porca troia, si è ceppato l'altro. E adesso lo rimetto da quest'altro lato che si è ceppato l'altra parte. Allora appoggio che se no c'ho la mano libera, aspetta. Aspetta che rigiro le dita con calma. Allora abbasso e dopo devi salire. Però fa con calma, Iris, tranquilla, non ti sforzare. Oh, sta attenta quando sali piano. Aspetta che c'è sta la materia, ne tocca rimettere il container dall'altro lato che dopo lo metto qua e dopo ci sali. Mi raccomando, piano, sali piano che se no ne potresti fare male. Adesso quando scendi prendi la materia che sta. Iris, vai piano che se no ti fai male. Ma che sei matta? Allora ripartiamo, sali con calma, mi raccomando che se no ti sporchi il vestito. Addio, sei ceppato. E lo ammetto, le parti con Iris sono le mie preferite. Come questa dove ti tiene in ostaggio finché non le dai il 5. Cioè il gioco finisce qua se tu non le dai questo 5, il gioco non va più avanti. Lei tiene in scacco matto Sephiroth e tutto il mondo. Ma quanto potere c'è in questa mano? In questa fase dobbiamo salvare Marlene perché il settore 7 sta per piovere in testa alla gente dei bassi fondi. Oh no, è caduta la bambina, presto soccorriamola, corriamo perché dobbiamo sbrigarci, qui crolla tutto. Andiamo alla velocità della luce. Intanto esplode tutto! Ok, la bambina l'abbiamo soccorsa, adesso andiamo a salvare Marlene. Apriamo delicatamente la porta, attraversiamola con molta calma. È tipo la fine del mondo, ma fai con calma, Iris! 頼まれたんだマリンと一緒にいてって Oh mio Dio, è la fine! 嘘 Io stavo pensando una cosa, ora che vedo Iris così appiccata e quel triangolo, mi viene da pensare, ma perché mi metti la possibilità di interagire con una cosa quando è chiaro che devo per forza interagire? Quindi non è una possibilità che mi stai dando, è una cosa che devo fare per forza! Ma allora metti la sequenza animata e non rompermi il cazzo! In questo Final Fantasy noi possiamo vedere alcune delle parti più riempitive, annacquate, noiose, inutili che siano mai state inventate. Non so nemmeno come descriverle, qualcuno direbbe che sono dei minigiochi, ma no, sono delle cose orribili. Immagino che quegli elicotteri stiano aspettando me per attivarsi. Questa è l'ultima cosa che vorresti vedere quando sei in un posto orribile travestito da donna. Il nemico naturale di Kuraudo. Le porte. Mica Sephiroth, no, le porte. Ma parliamo di Sephiroth. Secondo voi come si fa a valorizzare un personaggio basato sulla leggenda e sul mistero? Lo si lascia per il finale in maniera che il giocatore sia soddisfatto di aver raggiunto il traguardo di incontrarlo. Ma perché valorizzare un personaggio quando puoi spararlo subito dalle prime ore di gioco rompendo la magia del mistero? Eccolo, guarda, è Sephiroth, guarda quanto è figo, lo volevi? È tutto tuo. Si vede talmente tante volte che a un certo punto ti viene pure da dire Sephiroth, hai rotto pure il cazzo! Analizziamo questa scena un attimo, per favore. Claude, Barret e Tifa sono dentro un simulatore. A quanto pare questo simulatore è in grado di mostrare il futuro, dato che appare la meteora che distruggerà il pianeta. Zacchete, arriva Sephiroth e Tifa ci mette un attimo prima di capire che è morta. E Claude dice, oh no, aspetta, ma che succede? E intanto ci crepa pure Barret. Zacchete, Sephiroth, meteora. Claude ci mette un attimo, dice, ma che cazzo sta succedendo? Ah certo, adesso ho capito. Tifa e Barret sono morti nella simulazione, ma come viene gestita questa cosa? Come se non fosse successo un emerito cazzo! Ho l'impressione di essere morta! Claude è il protagonista, conta solo il suo punto di vista. È Sephiroth! Quindi quando muori nella simulazione esci dal gioco? La scena era figa, questo è quello che conta. Sephiroth.
C'è qualcosa che non torna. I personaggi non si fanno nessuna domanda riguardo al fatto di essere morti. L'unica cosa che si domandano è: oh, che cos'era quella cosa in cielo? Non lo so, beh, allora andiamo avanti. C'è una chiara incongruenza con il metodo narrativo che viene adoperato. Non è chiaro cosa vuole dirti il gioco. È molto probabile che lo stravolgimento che viene applicato alla storia farà storcere il naso ai nostalgici del primo Final Fantasy VII. Mentre queste scene enigmatiche non fanno altro che disorientare i giocatori nuovi. Sembra che questo Final Fantasy voglia disperatamente esaltare degli aspetti della storia che noi giocatori non abbiamo minimamente la possibilità di apprezzare, perché non li possediamo e non li possiamo elaborare. Persino Rufus, quando vede i Numen per la prima volta che invadono il suo palazzo, se ne sbatte altamente. E questa è la reazione di ogni personaggio di fronte a un qualsiasi evento straordinario. E quindi di riflesso il giocatore reagisce allo stesso modo. Ah, è successo qualcosa? Vabbè, mi frego un cazzo. Però i combattimenti sono fighi, sembra di giocare a Dragon's Dogma, è tutto frenetico, acrobatico, un tritacarne d'azione. Le musiche sono rivisitate in maniera eccellente, alcune boss fight sono abbastanza impegnative da essere anche godibili. La casa no, quella è terribile. La parte dove si lanciano col paracadute sembra la conclusione di un'avventura tra best friends forever, mostrandoci Midgar come non l'avevamo mai vista. Questo nemico è divertente, Ojo e Don Corneo sono resi benissimo, c'è Tom Berry, la zona del mercato murato è bellissima e la resa scenografica di ogni ambiente è una goduria per i più nostalgici. Non voglio ripetermi, ma ci tengo ad essere chiaro, non sono infastidito dai cambiamenti che ci sono in questo gioco, ma da come sono stati gestiti. Genova è una boss fight improvvisata, giustificata come illusione. Sephiroth non ha alcun background, appare solo come il bellissimo e misterioso antagonista. Iris parla di cose che nemmeno sembra conoscere. I Numen sono la scusa più ridicola che si potesse pensare allo stravolgimento della trama dopo le dimensioni parallele, che già ci sono anche quelle, quindi insomma. Non fraintendetemi, io ho giocato il gioco e mi è piaciuto pure molto. E non sono qui a dire che il vecchio Final Fantasy VII era meglio. È un bene che le cose cambino, mirando il più possibile a un miglioramento. Però questa volta secondo me è stata fatta qualche scelta leggermente discutibile, dato che tu non puoi prendere Final Fantasy VII, anche solo la prima parte, la butti dentro un frullatore e poi dici: "Toh, mettici un po' di Numen, bamutta cazzo, toh, ti piace Final Fantasy VII Remake?" Ah no! E perché pensi che sia il problema mio? Ma che cazzo mi frega, ci devi giocare a te! Adesso tu giochi Final Fantasy VII Remake e ti diverti! E fai ballare Claude! Fai ballare Claude! Balla puttana, balla!